Ciao ragazzi, siamo dunque tornati alle nostre lezioni di fisarmonica. In questa lezione vi spiegherò quali sono i libri che dovete prendere per poter cominciare a studiare in modo serio il nostro strumento. Allora, i libri più importanti in assoluto, cominciamo dal primo libro. Questo è anche un libro un po' rovinato, è datato anni 99-2000, un libro fantastico che si chiama La tecnica moderna del fisarmonicista. Senza questo, credetemi ragazzi, non potete stare. Per cominciare a suonare questo libro è utilissimo perché contiene tutte le prime tecniche di base che servono per poi poter suonare pezzi più difficili, e questa diciamo che è un po' la Bibbia del fisarmonicista. Adesso ve lo faccio vedere un po' meglio. È questo libro qua. Molto probabilmente non lo trovate più in questo formato blu e bianco perché, come vi dicevo, questo è un libro degli anni 2000 e lo troverete più in un formato sottile e verde, come lo vendono adesso. Chiaramente io non ho più avuto necessità di comprarlo perché uso ancora questo da 20 anni. E quindi questo assolutamente non costa neanche tanto, costerà sui 17-18 euro e davvero, credetemi, vi servirà per tutta la vita da suonatori. Quindi importantissimo libro questo. E l'altro libro invece che vi consiglio è Il metodo per fisarmonica, volume 1, ne hanno fatti due o tre volumi credo. Comunque non preoccupatevi, tuttora io sono arrivato al volume 2, quindi ne avrete da studiare insomma con questo libro. E il volume 1 vi durerà per anni e anni, ve lo dico subito. Quindi a cosa serve il metodo per fisarmonica? Guardate, questo è il metodo. A cosa vi serve questo libro? Vi serve perché non contiene tanto le tecniche di come suonare, ma contiene degli esercizietti che andando avanti sono sempre più simpatici e divertenti, sempre più difficili, però anche più carini da fare. Cioè, da una parte abbiamo il libro con il quale farete tecnica pura, quindi sarà anche un po' noiosa, diciamo, ma troveremo il modo di rendere divertente anche la tecnica pura. Dall'altra avete un libro dove invece sviluppate questa tecnica, lo sviluppate facendo degli esercizi sempre più complicati, però anche allo stesso tempo divertenti. Quindi per ora cominciamo con questi due libri qua. Ehm, Andando avanti, credo che dopo il primo anno, quindi intanto dovrà passare anche un anno, insomma, andremo a vedere anche questo, che è un altro metodo, però stavolta di Luigi Lanaro, che ha creato questo libro molto carino, contiene canzoncine anche più carine del metodo per fisarmonica, questa versione qui. Quindi andando avanti vi proporrò anche qualche esercizio di questo Lanaro. E niente, allora in questa puntata volevo appunto mostrarvi quali sono i libri migliori. Come vedete non sono tanti i libri, sono solo due o tre, almeno per ora. E, oltre a questo volevo anche mostrarvi la soluzione dell'esercizio sul pentagramma che avevamo fatto nella scorsa lezione, se ricordate, e adesso ve lo mostrerò molto velocemente, così potete guardare se avete fatto l'esercizio giusto o se l'avete sbagliato. Detto questo, l'ultima cosa che volevo dire è che in questo canale non proporrò solo lezioni di fisarmonica, ma proporrò anche qualche video che va un po' fuori dalle lezioni, dal mio insegnamento della fisarmonica, e sono dei video che saranno fatti anche per altri canali YouTube col quale collaborerò, e in particolare saranno dei video su delle cover, su delle musiche di vari videogiochi o film o altre cose che mi sono passate per la testa, e non solo, farò anche molto altro con la fisarmonica, tutto ciò che mi viene in mente. Quindi questo è un canale dedicato un po' in generale alla fisarmonica e non solo all'insegnamento. Quindi non preoccupatevi se vedrete qualche video un po' fuori dal solito, ma voi puntate soprattutto, se volete imparare la fisarmonica, puntate ai video che farò sulle lezioni, che come vedete sono numerati e hanno tutto il loro schema preciso, insomma. Passiamo un attimo a vedere l'esercizio che c'era da fare per casa.
Questa è la soluzione del Carnevale di Venezia. Nell'esercizio ricordo che vi avevo dato solo la prima stanghetta per definire la prima battuta, formata da due pause e un La che vale un battito, in quanto una nota completamente nera posizionata sul La. Ora andiamo a vedere velocemente la soluzione. Abbiamo un Si che vale due battiti, un altro La di un battito, poi si chiude la seconda battuta, un Sol di due battiti, un Fa di un battito, analogo alla seconda battuta, questa è la terza. Poi nella quarta abbiamo un Sol da un battito e un Mi da due battiti. Nella quinta battuta vediamo una pausa e due note che valgono 1 e poi avanti così con la sesta, la settima, sono tutte note che abbiamo appena visto. Poi ce n'è una con una nota che vale 3 battiti, che contiene il punto di valore che la allunga di un battito ulteriore, allunga la nota di 2, la fa diventare di 3. Abbiamo una legatura che porta nella battuta seguente sempre lo stesso Fa, che vale però questa volta 2 battiti e poi c'è un La di un battito. Poi abbiamo una serie di note a scendere che valgono tutte un battito, quindi la stanghetta qui è molto semplice, va messa ogni 3 note. E via via, come vedete dall'immagine, come potete vedere, questa era la soluzione dell'esercizio del Carnevale di Venezia. Se l'avete fatto giusto, bravi, altrimenti avete toppato. Dovete provare a fare altri esercizi finché non vi entra in testa la durata delle note. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!